Sebbene le strategie che vedremo in questo video siano applicabili in qualsiasi contesto, vorrei oggi esplorare in modo molto pratico uno degli argomenti forse più ostici per chi vuole iniziare a meditare veramente. Perché spesso andiamo alla ricerca della tecnica segreta creata da un lama 3000 anni fa, dei mantra complicatissimi che sembrano quasi una password wifi. Facciamo le esperienze più belle di questo mondo, ma poi abbandoniamo tutto, un po' come fanno i bambini con i giocattoli. Quindi parleremo proprio dell'elemento chiave di qualsiasi tecnica, di qualsiasi disciplina, la costanza. Vedremo alcune delle strategie che per me sono state veramente efficaci e che riporto anche integralmente nel libro Chi si ferma si ritrova, e che non lo nascondo, per qualcuno potranno sembrare dissacranti, ma per me hanno funzionato. L'ho visto su di me e su centinaia di persone, e vedremo anche come il nostro cervello ci aiuta in tutto questo, perché hai presente, ti viene voglia di iniziare a meditare e ci provi 10, 20, 30 minuti per iniziare a trovare una sorta di pace, di equilibrio, di illuminazione, ma niente. Ti incastri nel traffico, ti arriva una mail fastidiosa, qualcuno ti ruba il parcheggio o semplicemente davanti a te alla cassa del supermercato trovi la vecchietta che paga con le monetine con la velocità di una tartaruga e in un anno sei più agitato di prima, più incazzato, anzi peggio, e ti accorgi che tutte quelle meditazioni, quei ritiri spirituali, quei mantra sacri sono scomparsi nel nulla, non ti sono serviti a niente. E se ti dicessi che possiamo ambire a qualcosa di più di tutto questo, perché, lo ripeto, puoi fare tutte le esperienze incredibili di questo mondo, le meditazioni più strabilianti, i ritiri più profondi, quelli che torni a casa e credi di aver capito tutto dalla vita, ma se non porti tutto questo nella tua quotidianità ogni giorno, difficilmente queste avranno un effetto su di te, perché i benefici della pratica meditativa non avvengono dall'oggi al domani e non sarà sicuramente la tecnica a cambiarti la vita, ma se non alleni quello stato, se non trasformi quei momenti di pace in qualcosa di stabile nella tua vita, anche e soprattutto nelle tue giornate più ordinarie, è come fare una doccia una volta al mese e sperare di restare profumati per sempre. E il bello è che tanti studi scientifici lo confermano, non è l'esperienza incredibile che fa la differenza, ma la costanza nella pratica. Sarà questa a fissare alcuni stati, rendendo degli stati alterati che accadono ogni tanto, ad esempio, non so, una pace che provi lì, a qualcosa di permanente, per citare Goleman e Davidson. Stati cioè che entrano così profondamente dentro di te, nella tua vita, che li vivrai anche fuori dalla pratica meditativa, che ti permetteranno di vivere ogni situazione con più calma, con più chiarezza, con più lucidità. E questo non significa non arrabbiarsi mai, significa semplicemente vivere la rabbia da un punto di vista anche di calma, di consapevolezza. E voglio anticiparti una cosa molto importante che vedremo poi nel corso di questo video, che è la ripetizione a far diventare una pratica qualcosa di automatico. E quando questo automatismo diventa tale, non richiederà più lo sforzo di trovare ogni volta l'energia, ogni volta la motivazione. Sarà semplicemente qualcosa che fai, senza pensarci troppo. Se all'inizio, ad esempio, ci mettevi, non so, 10 unità di energia per sederti, meditare, trovare la motivazione, eccetera, eccetera, dopo qualche mese ce ne vorranno 6 di unità e dopo qualche anno 3 unità, quindi capisci come lo sforzo sarà sempre inferiore. Pensa ad esempio a quando hai iniziato a guidare. All'inizio era tutto complicatissimo e adesso magari guidi cantando Lady Gaga, ed è qui che hai fatto bingo, perché il segreto non è fare una sessione di meditazione ogni tanto, entusiasmarsi e poi tornare nel caos totale, ma coltivare dentro di noi una fiammella perpetua che giorno dopo giorno lavora dentro di noi silenziosamente, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Perché come ci sono delle buone abitudini che possiamo inserire nella nostra vita, ci sono anche delle abitudini inconsapevoli, disfunzionali, che senza nemmeno accorgercene si insinuano dentro di noi e guidano la nostra vita. Tipo ad esempio scrollare il telefono per ore e ore e ore appena ti svegli e finire in un vortice di notifiche, mail, video di gatti che fanno ninja. E sai qual è la vera fregatura? Che queste abitudini non le scegliamo, si infilano nella nostra routine come ospiti indesiderati e prima che ce ne accorgiamo saranno proprio loro a decidere per noi, saranno loro a guidare la nostra vita.
E fidati che per me non è stato per niente facile introdurre la pratica della meditazione, perché ci sono caduto 1000 e più volte, perché non avevo tempo, perché avevo troppe responsabilità e poi perché per indole sono molto pigro. E non è un caso che la sfida più grande per chiunque voglia costruire una vera abitudine nella meditazione sia proprio la costanza. E prima di entrare nelle 5 strategie vorrei chiarire che quello che ti propongo è un metodo adatto a tutti, che parte da 3 minuti e arriva a 13 e con un margine di sgarro, perché diciamocelo, non siamo dei robot. E nel libro parlo proprio di 8 strategie, ma per non far durare questo video 48 ore ne ho scelte 4, anzi 5, perché ti voglio condividere anche la mia preferita. E attenzione, non è che mi sono inventato tutto io, mi ispirerò a degli autori bravissimi di cui parlo nel libro, prendendo il meglio delle loro intuizioni che hanno applicato nei diversi campi dell'economia, della finanza e così via, per adattarle alla pratica meditativa. Quindi iniziamo. Strategia numero 1. Chiediti che cosa ti spinge a farlo. Ne ho già parlato in un altro video che ti metto qui da qualche parte, ma voglio ribadirlo. Se non sai perché lo fai, mollerai alla prima difficoltà. Quindi, perché vuoi meditare? Perché stai guardando questo video invece di scrollare il telefono? E no, la risposta non può essere perché lo fanno tutti, perché mi hanno detto che fa bene. Devi trovare il tuo vero motivo. Prova a pensarci un attimo, qual è il tuo perché? E scrivilo da qualche parte, su un foglio, nell'agenda, sul telefono, su un braccio, oppure anche in un post-it in un angolo della casa che vedi sempre. Io ad esempio ho iniziato a meditare per evitare di farmi venire un infarto a 30 anni, perché troppo stress, troppa ansia, troppo casino nella testa, e oggi medito per entrare più profondamente dentro di me, ma certe volte lo faccio proprio perché semplicemente mi piace farlo, senza un perché. E sai una cosa? Che qualsiasi motivo va bene, purché sia il tuo. Sarà questo a guidarti, a aiutarti nei momenti di più grande difficoltà iniziale, che ti farà alzare 10 minuti prima dal letto, anche d'inverno, anche quando fuori è buio, anche quando fuori fa freddo. E non preoccuparti se il tuo motivo non è nobile o non è abbastanza spirituale. Magari vuoi solo un po' di calma nella tua giornata, o vuoi gestire l'ansia senza dover adottare un gatto terapeutico. Magari cerchi di meditare per avere più focus, più carisma, più presenza, o magari vuoi semplicemente trovare un modo elegante per evitare di rispondere alle mail del lunedì mattina con il fegato gonfio. E va benissimo così. L'importante è che sia un motivo che senti veramente tuo, perché sarà quello a farti continuare anche quando non avrai voglia. La seconda strategia: semplifica e fai piccoli passi quotidiani. Se l'abitudine non è ancora così radicata in te, se ancora vacilla, non complicarti la vita. Prova a meditare a rate, cioè a piccoli passi ogni giorno. Non serve trasformare la tua stanza in un tempio zen con 1000 riti, lumini accesi, incensi profumati, gong tibetani in sottofondo. Semplifica il più possibile, cioè siediti, colonna vertebrale ben eretta, e prova a sentire l'aria che entra ed esce dalle tue narici. E se mentre lo fai la tua mente inizia a vagare, attivando il cosiddetto Volt Mode Network, di cui magari ne parleremo nel prossimo video, oppure in un certo momento ti troverai mentalmente coperto di piume a ballare al Carnevale di Rio, torna al tuo respiro, solo questo, niente di più per iniziare, ma soprattutto all'inizio non esagerare, non strafogarti di meditazione come un bambino che si abbuffa alla torta di compleanno. E se proprio una mattina non ce la fai, se hai una giornata folle, se devi prendere un volo intercontinentale perché ti hanno convocato alla Casa Bianca per salvare l'umanità, va bene anche farlo solo un minuto, perché l'importante non è fare tanto subito, ma restare costante. La terza strategia: vai oltre a te stesso, perché come raccontano altri autori come Clear, Mazzucchelli, Giulio Dori, Perna e tanti altri, lavorare sulla propria identità è fondamentale, e voglio raccontartelo da un punto di vista personale, perché per molto tempo ho provato a stabilire una routine mattutina perfetta: esercizio fisico, meditazione, momento creativo, tutto studiato ai minimi dettagli, ma c'era sempre una convinzione di fondo che mi sabotava costantemente. Continuavo a pensare dentro di me che sono pigro, che non ci riuscirò mai. E sai qual è il problema?
che se dentro di te hai questo tipo di convinzione, se credi di non essere una persona costante, che non riesci a portare a termine le cose, allora agirai di conseguenza. Perché come avrei potuto costruire una nuova abitudine se nella mia testa ero ancora convinto di non essere capace? E c'è un bellissimo libro che si chiama Psicocibernetica, che spiega che ognuno di noi possiede una sorta di autoritratto mentale, un'immagine di noi stessi che si è formata nel tempo attraverso esperienze e convinzioni, e questo autoritratto influenza tutto ciò che facciamo. È un po' come il ritratto di Dorian Gray, ma al contrario. E allora ti chiedo, in questa impresa, quale parte di te sei disposto a lasciare andare? La convinzione, ad esempio, di non essere abbastanza disciplinato, l'idea che non sei la persona giusta da meditazione, l'idea che gli altri sono più bravi. Non è una gara, non è una competizione, ed è questo il punto. Se vuoi portare valore nella tua vita, devi prima trasformare l'idea che hai di te stesso, perché alla fine non sei le tue abitudini passate, sei le scelte che fai oggi. La quarta strategia: accogli l'imperfezione e accetta gli alti e bassi del gioco. Puoi meditare anche da 20 anni tutti i giorni, ma comunque ci saranno dei giorni in cui non ne avrai così voglia, giornate in cui preferirai stare sotto le coperte e guardarti una serie. E sai una cosa? Va bene così. Ecco perché lo ripeto sempre: quando proprio non ce la fai, pratica anche solo un minuto. Non 3, non 5, non 13, non 20, uno soltanto è sufficiente per mantenere un filo costante con la pratica, per ricordarti che quell'eco esiste, perché tanto gli alti e bassi ci saranno sempre, e quando arrivano la cosa peggiore che puoi fare è proprio mollare tutto solo perché oggi non è giornata. Anzi, è proprio lì che devi ancorarti al tuo perché e ricordarti la via di mezzo, cioè prestare attenzione ai momenti di massima energia, di massimo entusiasmo, e per poi prestare attenzione anche ai momenti in cui sei giù, in cui non ne hai voglia. E la pratica ci insegna proprio questo: diventare osservatori di ciò che accade dentro di noi. E poi la quinta strategia è la mia preferita, cioè datti un premio. Anche in termini fisiologici siamo naturalmente inclini a ripetere quei comportamenti che ci portano a un'immediata soddisfazione, fondamentalmente perché siamo drogati di dopamina. Per cui utilizziamo questa cosa a nostro vantaggio, cioè scegli un premio che ti concederai solo quando riuscirai a meditare. Ovvero, se un giorno non mediti, non ti dai la ricompensa; se invece un giorno mediti, ti dai la ricompensa. Sembra un'assurdità e molti mi prenderanno in giro per questa cosa, ma nei primi 2 mesi per me è stato fondamentale questo. Ah, e se posso un consiglio: se la cosa è molto strana, avvisa chi vive con te. E prima di salutarti voglio parlarti di una cosa per me molto interessante, cioè cosa accade nel nostro cervello quando iniziamo a costruire un'abitudine. Non mi voglio perdere in molti tecnicismi, anche perché di questo già ne parlo nel libro in modo molto semplice, perché lo sappiamo tutti, ogni volta che ci avviciniamo a qualcosa di nuovo sembra tutto difficile. Ritorno all'esempio di prima: ti ricordi quando hai imparato a guidare? Quanta attenzione serviva a ogni singolo movimento? Guarda lo specchietto, cambia la marcia, premi la frizione, no, aspetta, quella è il freno, e via dicendo. E adesso invece quando guidi magari canti la tua canzone preferita senza nemmeno pensarci. Questo succede perché il cervello si adatta, riorganizza i suoi circuiti, rende le nuove abitudini più facili, ed è qui che entra in gioco la neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di riorganizzarsi e modificarsi in base a ciò che ripetiamo. E come dicevo all'inizio, più ripeti una cosa, più questa diventa automatica, grazie proprio alla capacità del cervello di ottimizzarsi, di riorganizzarsi, proprio per ridurre lo sforzo mentale, perché il cervello è estremamente pigro. E lo stesso vale per la meditazione. Se confrontiamo ad esempio l'attività cerebrale di chi ha le prime armi con chi è un meditatore esperto, vedremo che i principianti hanno un'attività cerebrale molto più intensa, perché il cervello sta ancora lavorando per creare nuovi sistemi, creare nuove abitudini. Ma col tempo la pratica diventa sempre più semplice. Per esempio, io all'inizio ci impiegavo un sacco di tempo per riuscire a percepire un attimo di silenzio nella mia testa, non perché i pensieri erano andati via, ma semplicemente perché diventavo un osservatore. Ora riesco a entrare molto più velocemente. Se prima ci mettevo 14 minuti, adesso ce ne metto 3. E non è perché ho trovato la tecnica perfetta o la formula segreta, ma perché nella mia testa si è creata l'abitudine, sia nell'atto di sedermi a meditare, sia in quello che quando arriva un pensiero mi riporto
alla sensazione dell'aria che entra ed esce dalle mie narici. Ed è proprio questa la chiave. All'inizio serve più energia e attenzione per alimentare la pratica, per non farla spegnere, ma col tempo diventa proprio una parte integrante di te. E si stima che per automatizzare un qualcosa, un'abitudine, ci si impiegano dai 18 ai 254 giorni, con una media di 66 giorni. Pensa che precisione! Ma al di là dei numeri, delle statistiche, quello che ci tengo a ricordarti è di non essere per forza perfetto nella pratica, soprattutto all'inizio. Divertiti, gioca, perché se anche questo lo vivi come un dovere, come qualcosa che devi fare perché qualcuno te l'ha ordinato, mi dispiace dirtelo, ma non ti arriverà uno stipendio a fine mese per aver meditato tutti i giorni. È una cosa che fai proprio per te, quindi armati di pazienza, semplifica, supera tutte quelle parti di te che cercheranno di boicottarti, fai piccoli passi quotidiani e poi il resto arriverà cammin facendo. Quindi grazie per avermi ascoltato fin qui e anzi, se ti va, fammi sapere cosa ne pensi, se ci sono degli argomenti che ti piacerebbe approfondire e ti aspetto tra le pagine di Chi si ferma si ritrova e nella sfida gratuita dei 5 minuti. Grazie!